Per fare un'analogia, no? Con la diatonica, le lezioni base, no? Sì. Mettiamo il primo allievo che tu ricevi, che già magari ha incominciato a suonare un po' l'armonica, quali sono le prime cose che tu, le prime dritte che gli Mi dai? piace questo, perché la prima cosa che chiede dico cosa ne vuoi fare tu dell'armonica. questo sì. Perciò nel senso che se uno mi dice voglio incontrarmi il sabato sera con gli amici e suonare qualche brano, mi piace Paul McCartney, e perciò studiamo direttamente gli Yesterday, oppure benissimo. Oppure c'è qualcuno che, ci sono alcuni che mi dicono no, io voglio fare il concertista. Mi immagino col frac, col direttore d'orchestra, cose perfetto. E allora chiaramente cambia tutto, perché se uno vuole passare, a me è capitato un signore, non più un ragazzino, dice no guarda, la mia intenzione è quella, mi piacciono alcuni brani, tipo mi piaceva Midnight Cowboy, la colonna sonora del film Un uomo da marciapiede, mi piacerebbe suonare Summertime, qualche altra cosa per stare a casa o per con gli amici e suonare. E no, in quel caso io faccio fare direttamente quei brani, do il minimo di conoscenza dello strumento, qualche esercizio ovviamente perché è importante, ma tutto al fine di soddisfare il suo desiderio. Se invece uno mi dice, aspetta, dice no, io voglio fare la professione del musicista, io gli chiedo anche se è disposto a impegnare un bel po' di tempo della sua vita, nel senso che è importante appunto conoscere anche un minimo di storia della musica, conoscere la teoria musicale, conoscere l'armonia, perciò si parla anche di questo. Ovviamente le prime cose che faccio è cerco di capire il livello del musicista, perciò chiedo cosa sa fare, se no cominciamo da dove sono le note, la prima cosa, e perciò ovviamente conoscere le note e fare le prime scale, la scala di Do maggiore, poi fare la scala cromatica, poi questi esercizi vengono fatti in modo diversi per renderli sempre più divertenti, chiaramente, e spingendoci ovviamente sempre oltre, ma una cosa che per me è fondamentale, non dico dalla prima ma dalla seconda lezione, subito il repertorio, cioè perché le cose, sì, perché le cose sono tre, perché se tu cominci solo col solfeggio, ti rompi subito della musica. E allora, siccome la musica deve essere, del resto suonare, si dice to play music in inglese, jouer la musique in francese, eccetera, eccetera. Perciò dobbiamo divertirci. Di solito dedico mezz'ora allo studio delle scale o della teoria o mezz'ora al repertorio, ovviamente in base al livello, siccome è la cosa che poi ti accende quella. Io mi ricordo quando insegnavo musica d'insieme, ho avuto una volta una classe dove c'erano un bassista, un batterista, c'erano cantanti, c'era uno che suonava la tromba, un sassofonista, tutti alle primissime armi, e io sono arrivato e ho dato la partitura a tutti di Billie Jean, di Michael Jackson. E però loro mi hanno guardato male, diceva che professore, non sapevo fare niente, diceva ancora, e già ci dava un brano con le note. Io ho detto, non vi preoccupate, diceva, affrontiamo del resto. Allora gli ho detto, il batterista io ho spiegato le note dove fosse, dico, tu devi, del resto di Billie Jean è tum, ciao, tum, Sì. ciao. Beh, insomma, tutto. Sì, diciamo, era già uno che comunque suonicchiava un pochettino la batteria, capire quelle due note non era particolarmente complicato e si è ritrovato a farlo. Il bassista fa tum 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 tum, è una scala, vabbè, che quasi per tutto il tempo si ripete, tranne che poi nell'inciso che c'è. E anche gli strumenti a fiato, il sax e la tromba, facevano pa 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 pa, non sono molte note. Va bene, perciò anche poi tra l'altro conoscendo benissimo il brano e guardando poi la partitura, ti viene immediato anche capire dov'è che devi suonare. L'entusiasmo era alle stelle, perché tu senti il batterista che come tum, ciao, tum, ciao, tum, 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 tum. E loro già lo vedevo che proprio si accendevano, perché dice il film perché Rock School. A un tratto dice stiamo suonando. La cantante è stata subito in grado ovviamente di cantare il brano, perciò anche se con degli errori, delle cose, ma è fondamentale, perché se no non ti accendi, ti spegni subito. Se noi facciamo 10 lezioni di solfeggio o di parlare soltanto di Mozart e di Beethoven, con tutto il rispetto, poi, almeno questa è la mia idea, no? Cioè, secondo me ci vuole l'uno e ci vuole l'altro, perché solo il fatto che tu possa pensare di suonare in pubblico e di comunicare un'emozione ti porta ad avere il desiderio di andare avanti, se no poi ti spegni. Fortunatamente i miei maestri la pensavano tutti così. Bene, allora ha funzionato. Beh, sono 36 anni che mi do da vivere con un giocattolo, o ci sono cascati tutti, diciamo. Comunque per me è andata bene, sì. E poi è bello fare la professione di musicista, ma questo voi lo sapete bene. È infatti c'è chi mi dice certe volte, ma tu non hai paura del domani se non dovessi farcela? No. Perché diciamo, la cosa che mi piace è anche l'insicurezza è una cosa bella.
ma molti non ci riflettono su questa cosa. Cioè, se tu fai sempre la stessa vita e non hai nessun problema perché tanto hai uno stipendio, una cosa, pian piano ti spegni anche così. Io invece mi piace questa cosa. Il pericolo e il È rischio del bello, futuro. sì, certo, ma è una cosa bella. Ma d'altronde diciamo che la tendenza in Italia, soprattutto nel mondo, è questa. Cioè, avere paura del nuovo. Sì, avere paura del nuovo, invece questa è una cosa, ci stiamo abituando anche a lo so, invece apriamoci al nuovo. È come due fidanzati che si lasciano, no, non potrò mai avere una donna come quella. Non è vero, non è vero. Quando troverai la nuova ti sarai dimenticato di quella di prima, no? Magari, o se non proprio dimenticato, comunque apriamoci sempre al nuovo. Quindi più donne possibili. Esatto, una è più che sufficiente.